Siamo connessi? Sì. Oh. Okay. Ti è mai capitato di voler dire qualcosa in una lingua straniera e di dover prima creare la frase nella tua lingua madre per poi dopo tradurla nella lingua straniera? Questo è uno dei fenomeni più comuni tra le persone che parlano lingue straniere o che stanno imparando lingue straniere, per essere più precisi. Per diventare più fluent in una lingua, devi imparare a pensare direttamente nella lingua che vorresti parlare. Questa sensazione di dover tradurre una frase dalla tua lingua madre alla lingua straniera è una delle cose più comuni che può succedere alle persone che vogliono imparare una nuova lingua. Per diventare effettivamente fluent in una lingua, bisogna imparare a pensare direttamente in quella lingua. Per quanto possa sembrare difficile, oggi vi darò qualche tips and tricks su come creare un secondo cervello e parlare direttamente la lingua straniera senza doverla tradurre prima. Per primissima cosa, secondo me è fondamentale definire quello che intendiamo con essere fluidi in una lingua. Per quel che mi riguarda, essere fluidi in una lingua non vuol dire assolutamente non fare nessunissimo errore di grammatica, non vuol dire essere perfetti e sapere ogni singolo vocabolario. La fluidità varia a seconda dell'obiettivo che ci siamo posti, che può essere un obiettivo personale, lavorativo, di educazione o anche comunicativo. L'importante di comunicare efficacemente è quello di riuscire a far arrivare il concetto che vogliamo esprimere, senza soffermarci troppo sugli errori, sulla grammatica o sui vocaboli. Che poi, che ci siano dei piccoli errori, non è poco male. Tantissime persone nella loro lingua madre fanno degli errori, quindi perché noi che parliamo una lingua straniera non possiamo farli? L'importante è riuscire a comunicare quello che vogliamo comunicare senza troppi intoppi. Quello è il punto. Una cosa da tenere a mente è che quando cominciamo ad essere fluidi in una lingua, molto spesso la nostra personalità cambia in quella specifica lingua. È stato provato da vari studi scientifici che la nostra personalità cambia a seconda della lingua che stiamo parlando. Nel mio caso, per esempio, quando parlo inglese mi sento più simpatica, riesco a fare anche molti più jokes, molto probabilmente perché guardo molti più contenuti in inglese e quindi anche TikTok sono in inglese e mi viene più facile fare battute o riferimenti a determinate cose in inglese. E in italiano sono estremamente impacciata, ma l'italiano, essendo la lingua che uso con i miei amici più stretti o con la mia famiglia, è la mia lingua affettiva, la lingua con la quale riesco a esprimere di più i miei sentimenti. Non a caso vado dalla psicologa in italiano. In cinese invece parlo a un tono di voce molto più basso e sono molto più timida. Questo deriva dal fatto che quando ero a Taiwan mi sono abituata al loro modo di fare, che è molto più contenuto, shy e ristretto, e molto più... i toni di voce sono molto più bassi. Comunque... È un segno di vera fluidità riuscire a cambiare effettivamente la personalità nel momento in cui si utilizza una lingua diversa, anche perché vuol dire che stiamo effettivamente assimilando determinate parti di quella cultura. Quando si impara una lingua, infatti, una delle cose secondo me anche più interessanti è che si impara anche la cultura della lingua, ed è una delle cose che più ti fa sentire integrato all'interno di persone che parlano la stessa lingua, e questo è secondo me essenzialmente lo scopo di essere fluidi in una specifica lingua, ovvero ritenersi talmente tanto integrati all'interno di una comunità con la quale puoi parlare una lingua bene e riesci anche a condividere determinati jokes e modi di dire. Una delle cose più comuni tra le persone che stanno imparando una nuova lingua è quella di andare a cercare sul vocabolario il primo termine che non si conosce. Nel momento in cui, leggendo un articolo, vediamo una parola che non capiamo, subito si va a vedere sul vocabolario che ha significato a quella parola. Questa penso sia una delle cose che con il tempo andrebbe ridotta il più possibile, non perché effettivamente cominciamo a conoscere più vocaboli, ma perché è molto più importante riuscire a capire quella parola dal contesto, piuttosto che capire effettivamente la traduzione di questa parola. Non solo perché questo ti aiuta a memorizzare una parola, perché una volta che la vedi, due volte che la vedi, poi magari ci pensi anche, continui a pensare, magari non l'ho capita bene quella parola, magari sto capendo tutta questa storia sulla base di questa parola sbagliata. Cosa che a me in realtà è successo una volta leggendo un libro. Ho scoperto dopo un bel po' che quel determinato personaggio di quel libro aveva commesso qualcosa di atroce e tutti quanti lo stavano incolpando giustamente, mentre io ero ancora a metà del libro che dicevo ma non ha fatto nulla, ma poverino, ma... Quindi ok, va bene, comprendere la parola dal contesto ci sta, però allo stesso tempo capisco lo struggle, capisco la problematica. Il non ricercare la traduzione della parola su un vocabolario non solo ti aiuta a memorizzare meglio quella parola, ma anche ti aiuta a sviluppare un qualcosa che secondo me è fondamentale nella comunicazione in un'altra lingua, ovvero quello di cercare di arrangiarsi con quello che si ha. Molto spesso quello che io noto nelle persone che stanno cercando di imparare una lingua è quello di fermarsi
nel momento in cui non si conosce una parola precisa. E questo deriva proprio dal fatto che cerchiamo di tradurre delle frasi dalla nostra lingua madre alla lingua straniera. Ovviamente nella nostra lingua madre abbiamo molta più conoscenza, molti più modi di dire, molti più vocaboli per definire un'unica cosa. E molto spesso ci ritroviamo nella situazione in cui vogliamo tradurre letteralmente una frase dalla nostra lingua madre alla lingua straniera, pur non avendo gli stessi vocaboli, pur non avendo la stessa ricchezza di vocabolario. Per esempio, può capitare che tu voglia dire: ho messo la tazza di caffè sul comodino. I put the coffee mug on the what? And I see people stopping stavo switchando in inglese e vedo persone che si fermano lì e non sanno come andare avanti la frase e bloccano l'intero discorso per il semplice fatto che non conoscono una parola. Quanto ci vuole a dire table? Ok, non avrà lo stesso significato, però il senso è quello. Per il fine della storia chi se ne frega se era un comodino o un tavolo, non è così importante. Oh, the table next to the bed. I sound so Italian when I say that. The table next to the tab. Quindi cercare di capire una parola dal contesto spesso ti aiuta a metterti in questo tipo di mindset, che ok, non hai capito bene quella parola, però probabilmente può voler dire questo. Ti aiuta anche nel momento in cui poi vorrai comunicare ad essere più fluido anche nel trovare soluzioni per comunicare quello che vuoi comunicare. Come in questo caso il voler tradurre comodino si può tranquillamente risolvere con l'utilizzo di una parola più semplice. Allo stesso modo dovrebbe essere fatto sempre nel momento in cui vuoi parlare o fare un concetto più lungo. Per esempio, può esserci la frase: voglio andare a teatro perché fanno la mia opera preferita. Può sembrare una frase così difficile, così complessa, che magari ti spinge a non esprimerti e semplicemente non dirai mai a nessuno che vuoi andare a teatro e quindi non andare a teatro. Tu tonto. In questo caso è fondamentale prendere tutte le frasi e semplificarle il più possibile e riconoscere che ogni singola frase è a sé. In questo caso, per esempio, si può tranquillamente dividere in voglio andare a teatro e fanno la mia opera preferita. Era questa la frase? Ho la memoria di un pesce rosso. Spero di sì. Comunque questa, se non era quella, più o meno era quella. Comunque voglio andare a teatro. I want to go to the theater. Semplice come frase, no? E the opera, no, they're doing my favorite opera. Easy. Super facile. L'unica cosa che manca è aggiungere in mezzo un because. I wanna go to the theater because they're doing my favorite opera. Sembra molto più semplice. Se prendi ogni singola frase e la suddividi in piccoli pezzettini, tutto è molto più semplice. Questo deriva proprio dal fatto che, ancora una volta, questa complessità deriva dal fatto che nella nostra lingua madre siamo tutti splendidi. Riusciamo a fare tutte queste iperbole con le parole, con le similitudini. Quando stai imparando una lingua, cerca di andare alle basi. Cerca di comunicare il più efficacemente possibile quello che vuoi dire. Ovviamente un altro modo per essere fluidi in una lingua è l'esposizione massiva alla lingua, ovvero ascoltare musica, guardare video, leggere giornali. Tutti questi sono modi per riuscire a integrare la lingua all'interno della propria vita quotidiana, renderlo quasi un'abitudine il consumare contenuti nella lingua straniera. Come ti avevo già spiegato in uno degli scorsi video, qua, se non è qua, video editor, giralo, fai finta che io stia puntando al punto giusto. Grazie. È importante creare un bilanciamento tra lo studio ad input e lo studio ad output. Questo vuol dire che, ok, utilissimo guardare film, ascoltare musica, leggere giornali, utilissimo. Ma è ancora più importante riuscire a comunicare, fare conversazione nella lingua straniera per poi effettivamente diventarne fluidi. Se non hai nessuno con cui mettere in pratica la lingua straniera che stai imparando, ho un server su Discord dove varie persone fanno scambi di lingua o comunque si cercano accountability buddies. Magari puoi trovare qualcuno anche per te. E se stai cercando di imparare l'inglese, molto spesso facciamo eventi in inglese per persone che non sono native speaker, quindi ti potresti sentire a tuo agio. Ovviamente il primo periodo sarà principalmente costituito da input, da esercizi di input, perché appunto devi avere dei vocaboli per poi effettivamente riuscire a anche solo dire hey, how are you? Devi sapere ogni singola parola, il significato di ogni singola parola e come metterle insieme. Però è importante nel momento in cui cominci a prendere più dimestichezza con una determinata lingua, cominciare a sviluppare degli esercizi di output. Una volta sviluppati tutti questi tips and tricks, dovresti essere in grado di pensare in una determinata lingua. Fammi sapere come va, fammi sapere quale lingua vuoi imparare e soprattutto in quale altro modo posso esserti d'aiuto.